L'esordio di Ronaldo. Vi sono date che ci rimangono impresse nella memoria. Il 25 aprile del 1945, il 12 ottobre del 1492, per tutti gli appassionati di calcio vi è una data cerchiata in rosso nel calendario. È il 31 agosto del 1997. È una giornata affosa. Le zanzare continuano a non far dormire i milanesi, che da qualche giorno sono rientrati in città. Per essere fine agosto vi è un'atmosfera strana, di tensione misto impazienza. Eh sì, perché vi è un popolo in fremente attesa per l'esordio del loro fenomeno. In realtà, questa storia nasce mesi prima e nasce in un'autovettura che sta percorrendo l'autostrada che da Firenze giunge a Milano. Vi sono due soggetti. Il primo analizza il pareggio dell'Inter con la Fiorentina. Il secondo, frustrato e spazientito dal risultato, esterna quella che in quel momento potrebbe essere considerata una boutade. Va bene, allora comprerò Ronaldo, afferma il secondo. I due soggetti in questione sono Massimo Moratti e il suo fido autista. Da una frase nata dall'amarezza per una partita finita male, nasce una trattativa che riempirà le pagine dei giornali per mesi. Massimo Moratti e l'agente del fenomeno Giovanni Branchini si infilano in uno spiraglio apparentemente privo di speranze. Corteggiano il giocatore più forte al mondo, il quale, dopo mesi di promesse di rinnovo, dichiarazioni e smentite, dà il via libera al trasferimento. Il Barcellona, proprietario del cartellino, alza le barricate e mette esposti alla UEFA, ma l'Inter paga la clausola rescissoria e si aggiudica quello che per molti addetti ai lavori è l'attaccante più forte ogni epoca, Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo. Ora arriviamo alla fatidica data del 31 agosto del 1997, prima partita del campionato. A San Siro i neroazzurri guidati da Gigi Simoni affrontano un'altra squadra lombarda, una squadra ostica che annovera tra le sue fila un temibilissimo centravanti, Dario Ubner. Dario meriterebbe una storia a parte, cannoniere seriale che ha militato in squadre di provincia e annovera tra le sue passioni il tabacco, tanto che spesso l'intervallo lo passava fumando le immancabili Marlboro rosse che lo accompagnavano ad ogni partita. L'atmosfera allo stadio San Siro di Milano è elettrizzante. Le bancarelle, con la maglia numero 10 del fenomeno, sono letteralmente prese d'assalto. Vi sono lunghe file per entrare. I tifosi sono impazienti per l'evento atteso da tutta l'estate. All'annuncio delle formazioni, un boato accoglie il numero 10. L'Inter si schiera in campo con un 4-4-2. Pagliuca, Sartor, Bergomi, Galante e Zanetti, Moriero, Simeone, Djorkaeff, Winter, Ganze e Ronaldo. Il primo tempo scorre senza troppi sussulti. Un'occasione per Ganz e una per Moriero. Ronaldo viene ingabbiato dalla difesa avversaria e le rare volte che sfugge alle marcature strette viene fermato da falli tattici. Nel secondo tempo la partita entra nel vivo, il Brescia sfiora il vantaggio e poi proprio Ronaldo su calcio di punizione colpisce la traversa. Il match sembra apparentemente bloccato, ma poi una fiammata del Brescia cambia completamente l'inerzia della partita. Sul lancio apparentemente innocuo di Pirlo si avventa Dario Ubner, controlla in maniera magistrale la sfera, si gira e scaraventa un sinistro violento all'incrocio dei pali, lasciando Pagliuca immobile. Tutti i tifosi dell'Inter iniziano a pensare che l'esordio di Ronaldo non poteva non essere da Inter, sofferto, imprevedibile e soprattutto con un protagonista inaspettato. Eh sì, perché nel mentre l'allenatore dell'Inter cerca di scombinare le carte per dare una scossa alla squadra. Cambia il centravanti titolare Maurizio Ganz e inserisce un giovane sconosciuto giocatore di origine uruguaiana, un certo Alvaro Recoba. Sugli spalti la gente si interroga, chi è il nuovo entrato? Sguardo furbo, capelli a caschetto e un sinistro esplosivo. Recoba era uno degli acquisti di quell'estate di calciomercato. Ovviamente era passato in secondo piano rispetto all'ingaggio del centravanti brasiliano, ma da lì a qualche minuto il suo nome verrà ricordato per molto tempo. Eh sì, perché il numero 20 riceve palla sulla tre quarti avversaria. I difensori bresciani lo lasciano colpevolmente solo, anche perché non possono aspettarsi quello che accadrà da lì a breve. Alvaro riceve la palla, guarda la porta e lascia partire letteralmente una cannonata. Nonostante la distanza, la palla viaggia talmente veloce da non lasciare scampo al portiere. È l'1-1. È il 34esimo della ripresa, lo stadio ribolle per l'assalto finale. La partita sembra stregata, ma a una manciata di minuti dalla fine viene fischiato un fallo a una trentina di metri dalla porta di Cervone. Sulla palla ci sono Yuri Djorkaeff e Alvaro Recoba. Mostrando personalità è proprio quest'ultimo a occuparsi dell'esecuzione. La distanza sembra proibitiva.
I 5 giocatori della barriera approfittano della distrazione dell'arbitro e si avvicinano ulteriormente al punto di battuta. Alvaro non si fa intimidire, esegue un calcio d'interno con una potenza inspiegabile. La palla passa alla sinistra della barriera, disegna una traiettoria perfetta e si infila all'incrocio dei pali alla sinistra di Cervone, il portiere della squadra ospite. Un boato squarcia il pomeriggio di San Siro. La gente è incredula. Moriero celebra la rete del compagno lustrandogli le scarpe. Un popolo intero era in attesa della prova del suo messia e inaspettatamente uno sconosciuto uruguaiano ha rubato la scena al giocatore più forte al mondo. Anche lo stesso Massimo Moratti nelle dichiarazioni post gara sembra sorpreso da quello che ha appena visto. Era un castigo esagerato e dopo ci ha pensato il ragazzino che comunque... Forse non sa ancora che quel ragazzino diventerà il giocatore che amerà di più durante la sua presidenza. Da panchinaro a eroe, da comparsa a protagonista. Nel giorno di Ronaldo la stella che brilla è quella di Alvaro Recoba.